Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro e ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci da questa luna nuova in Capricorno. Ci incoraggia ad agire, ad essere coraggiosi, perseverare, impegnarci. Proprio grazie a questo riusciremo quindi proprio con l'azione a raggiungere dei risultati molto positivi e anche i nostri desideri. È un buon momento per capire cosa si vuole, se si è ancora in quella fase di incertezza e quindi incominciare a muoverci, a piantare qualche semino, a pianificare, a prenderci cura dei dettagli e anche direi di imparare qualcosa di nuovo. Di contro dobbiamo fare attenzione ad essere un po' troppo duri ed esigenti con noi stessi, forse anche con gli altri. Le aspettative possono essere molto troppo elevate, inflessibilità, stress, difficoltà soprattutto per le persone socievoli. Questo periodo si tende a preferire un po' più di concentrazione, di chiusura, di silenzio e solitudine. Non è una cosa estremamente negativa, se si ha bisogno di concentrazione non c'è niente da fare. Ovviamente come in tutte le cose è l'eccesso che non va bene e quindi richiede equilibrio. Troviamo adesso insieme il vostro primo oracolo che ci fa capire intorno il punto di partenza, quindi intorno al 4 gennaio. Il vostro punto di partenza è la carta numero 21, Luna della strega, molto interessante come messaggio perché effettivamente parla della luna della strega, la strega intesa come essere magico e quindi di magia che sta per manifestarsi, o riuscire a rendere più magica la nostra vita, di usare la nostra magia interiore. Per magia poi io intendo le nostre capacità, è vero quelle magiche, però quelle di attrazione, quelle di impegno anche a livello pratico, le nostre migliori, qualità, i nostri talenti, le nostre intuizioni, la nostra magia, diciamo anche interiore per riuscire a realizzare un sogno o riuscire ad entrare nel nostro, potere. Quindi tutto tradotto vuol dire riuscire a collaborare con l'universo. L'universo ci aiuta, però dobbiamo anche noi favorire tutto questo, magari con delle affermazioni, con la meditazione, concentrarsi particolarmente su alcune cose. Quindi non si tratta solo a livello spirituale in realtà, dipende dal tipo di percorso, dipende anche da cosa volete ottenere. Noi siamo un po' tutto e quindi dobbiamo coltivare i vari aspetti di noi stessi in tutti gli ambiti. Quindi cose che sono un po' più spirituali, cose a livello anche fisico per farci stare bene e poi anche prendersi cura delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, di tutto, di qualsiasi cosa. E con questo oracolo, appunto con quello che andiamo a scoprire, possiamo, avere tanti suggerimenti e informazioni e con la dea della luna il suggerimento è proprio quello di aver fiducia nelle proprie capacità, ma sapendo che abbiamo protezione e guida divina. Quindi noi seguiamo i nostri sogni, dobbiamo essere audaci, intraprendenti, quindi muoverci, fare qualcosa e sapere che con il nostro impegno riusciamo a raggiungere il nostro pieno potenziale, i risultati e quello che desideriamo. Però effettivamente è proprio questo che ci aiuterà, anzi aiuterà anche l'universo stesso a, farci realizzare, sia le questioni più pratiche, sia farci stare bene, eccetera.
L'altro messaggio arriva dalla luna dell'innamorato e anche questa, è una carta di realizzazione, assolutamente sì, però attraverso l'amore, la dedizione, la cura, la passione che noi mettiamo in qualcosa. Quindi se da un lato effettivamente sì, ha a che fare con l'arrivo di un periodo molto più intenso e coinvolgente dal punto di vista emozionale, e questo può tradursi in un periodo più romantico, una nuova passione, gioia nelle relazioni, miglioramenti, possibilità di aprire il cuore, di avere fiducia nell'amore, di aprirsi per attrarre, amore ovvio e nuovi incontri, un'avventura sentimentale, eccetera. Questo sì, ma anche amore, dedizione e cura da mettere nelle questioni più pratiche, in una nostra passione, in un hobby, nel lavoro stesso, eccetera. Sono proprio queste che appunto, come vi dicevo, ci aiuteranno a realizzare, le cose. E poi adesso andiamo a vedere con l'oracolo dello sciamano quali, indicazioni troviamo. Il primo messaggio arriva dalla carta rivelazione, molto interessante come suggerimento perché, parla di condivisione, di apertura, abbiamo visto, però senza, preoccuparci dell'attesa, senza condizioni, di, usare gratitudine per, arricchirci, no, sia chi dà, sia chi riceve. Ci parla quindi di ricevere non solo segnali, intuizioni, eccetera, anche, un atto generoso, un dono, autentico, un qualcosa che arriva dall'esterno. Può essere grazie a una persona o anche a volte, un evento o una situazione bella, gioiosa, che ci fa stare bene. Poi parla anche degli atti che possiamo fare noi, quegli atti che creano un legame vero, sincero, autentico, può parlare anche di, un aiuto prezioso, di, un gesto di apertura, poi soprattutto in quelle situazioni un po' più difficili, non solo riguardo le relazioni, però magari abbiamo bisogno di fare un qualcosa proprio per andare a, smuovere e migliorare un qualcosa che stiamo vivendo e che per noi può essere abbastanza pesante e difficile. L'altro messaggio arriva dalla ricerca della visione. In questo caso ci invita a riflettere su ciò che si vede o si sceglie di vedere/ignorare. Se abbiamo delle paure non dobbiamo assolutamente lasciarci trascinare da queste, dobbiamo anzi esplorare le nostre zone d'ombra, perché magari è proprio lì che c'è quel potenziale inespresso, quindi magari anche di lasciare andare vecchie abitudini e pensieri che non ci nutrono più. Ritrovare la fiducia nella ricerca, nell'andare avanti, avere lucidità, anche quei momenti di solitudine effettivamente possono aiutarci e possono, servire. Può anche servire, rallentare i nostri impegni. Sì, è vero, dobbiamo fare, ma non dobbiamo strafare, non dobbiamo fare per forza milioni di cose, anzi forse è proprio lì che ci perdiamo e disperdiamo le nostre energie e poi non riusciamo ad intercettare e a capire veramente quali sono i nostri veri desideri. L'ultimo messaggio arriva dalla carta della freccia e questa ci serve tantissimo, cioè essere in linea con il proprio cuore, con la propria anima, di concentrarci sul nostro bersaglio e di poter colpire nel segno, essendo fedeli alla vostra vocazione, alla vostra libertà, alla creatività, al riuscire a raggiungere l'obiettivo e, facendo che cosa? Chiedervi cosa merita la vostra attenzione, la vostra energia e soprattutto cosa desiderate veramente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!